Buongiorno e anzi buonasera e benvenuti a tutti. Eccomi qua di nuovo dopo aver saltato un mese per problemi personali. Un'altra puntata di Week e dintorni, questa volta per parlare di un argomento, un po' complesso, i rapporti tra la stregoneria storica e la stregoneria moderna. Mi hanno chiesto di cercare di essere, breve, non complicato e quindi di non farvi addormentare e quindi farò il possibile. È un argomento questo che di solito affronto molto spesso durante i week a study group, di solito al secondo o terzo incontro, perché sono un appassionato di processi di stregoneria, ho studiato un po' i casi di stregoneria, del Piemonte, piuttosto che della Lombardia, La signora del gioco e così via, ma anche ovviamente i testi più importanti, Ginsburg, e altri. Michelet e così via. Non pretendo di esaurire l'argomento, quindi l'affronterò da un punto di vista squisitamente giornalistico, se vogliamo, con qualche sensazionalismo, anche se ovviamente l'argomento è un argomento che riguarda la sofferenza di molte persone e di molte decine di migliaia di vittime che sono cadute nelle mani, non soltanto dell'Inquisizione, che spesso viene additata come unica responsabile della persecuzione delle streghe, ma anche di tutti quei tribunali civili del mondo protestante che ha messo davvero a ferro e fuoco il centro e nord Europa. Partiamo però da una lettura, un modello che spesso io chiedo e propongo ai miei studenti quando chiedo la visione che si ha della figura della strega. E su questo c'è la prima grande divergenza tra stregoneria storica e stregoneria contemporanea. Nella stregoneria contemporanea il termine stesso stregoneria, il termine strega, il termine stregone, o se vogliamo gli analoghi anglosassoni, francesi, eccetera, cambiano di significato. La strega fino praticamente agli anni 60, 70, 80 è una figura quasi esclusivamente negativa, okay, quindi un personaggio che distrugge i campi, porta malattie, distrugge bestiame, invoca la grandine, la tempesta e così via. E quindi questo arriva totalmente dalla stregoneria storica, dove assolutamente l'epiteto o gli analoghi di strega, basura, piuttosto che altri, Janara, all'interno del contesto italiano erano assolutamente negativi e portavano spesso le persone a finire al rogo. Oggi, se noi chiediamo alle persone di definire la figura della strega, spesso la identificano con la saggia, con l'erbana, con la guaritrice e così via. Ma è una cosa molto contemporanea, relativamente recente, qualcosa che è stato l'effetto in qualche modo di una revisione del termine, in primo luogo operata dalla Wicca di origine anglosassone, ma anche da una sorta di revisione in qualche modo della figura della strega in chiave naturalmente femminista e con una sorta di in una sorta di contesto positivo. Strega cambia completamente il significato, ma dobbiamo ricordarci da dove arriva questo termine, da una sorta di ovviamente paura per le donne di potere, che non viene solo dal Medioevo, dove tra l'altro di streghe ne hanno bruciate pochissime, che non viene solo dal Rinascimento e dall'epoca barocca, dove di streghe invece ne hanno bruciate assai di più, ma viene già in qualche modo nell'epoca greco-romana. Tutti noi conosciamo figure come Medea, Circe, certo Medea è una sacerdotessa di Ecate, Circe viene definita maga, ma conosciamo anche Canidia, Foglia Sagana, che sono le classiche streghe che Orazio ci presenta in una delle Epodi, in una delle sue opere.
dando in qualche modo il modello della figura della strega. Orazio in qualche modo è un autore latino e fornisce quello che è un modello indistruttibile praticamente della strega. Ve ne leggo un passo. In questa epode praticamente letteralmente si descrive un incantesimo. È un incantesimo dove viene sacrificato appunto un bambino, uno degli elementi, no? Le streghe mangiano i bambini, eccetera, eccetera. E dove insomma a questo sacrificio si stanno creando una pozione d'amore e a questo sacrificio si uniscono tutta una serie di topos che saranno tipici delle accuse di stregoneria e che ricorreranno continuamente fino praticamente all'età dei lumi. E Orazio, vabbè, ovviamente scrive un'opera per impressionare il suo uditorio e quest'opera, vabbè, ci dice: "Ciò detto, con voce tremante, il bambino rimase in piedi senza più vesti, un corpo tenero che avrebbe intenerito i corpi empi dei Traci. Canidia, col capo incolto, i cappelli intrecciati di vipere brevi, ordina di bruciare col fuoco magico rami di caprifico tolte ai sepolcri, fronde di cipresso funebre, uova tinte di sangue di rana, piume di gufo notturno, erbe di iolco e di liberia, terre fertili di veleni, ossa tolte alla bocca di una cagna digiuna, Sagana, in vesti succinte, sparge per tutta la casa le acque di Averni, capelli ispidi come il riccio di mare o il cinghiale in corsa, Veia, senza nessuno scrupolo, scava la terra con la dura vanca e gemeva per la fatica, così che il bambino interrato morisse alla lunga vista del cibo, cambiato nel giorno 2 volte, anche 3, emergendo col viso come i nuotatori stanno fuori dall'acqua col mento. Il suo midolle e il fegato disseccato dovevano essere un filtro d'amore. Appena fosse sul cibo proibito, le sue pupille decomposte. Non mancava, si dice a Napoli, città dei pettegoli e nei paesi vicina, la riminese Foglia, donna di maschia libidine, che con voce esperta incanta e tira giù dal cielo insieme la luna e le stelle. Poi Canidia, mordendo coi denti lividi lunghi a lunga del pollice, disse, e la poesia va avanti finché c'è questo poveretto, questo povero bambino che in realtà si lancia in una sorta di letteralmente in una maledizione, la maledizione di Tieste, dicendo che se l'avessero ucciso sarebbe poi ritornato nelle vesti di una furia per perseguitare questi esseri al cui cospetto neanche la luna sorgeva, no? In questa sorta di mitologia. Come avete visto, ovviamente questa è tutto un elemento romanzato, ma ricorrono tutti quei luoghi comuni, le streghe che mangiano i bambini, le vipere intrecciate ai capelli che ricordano Furia, Medusa e altri personaggi della mitologia, ma anche piume di gufo, occhi di rospo, tutti quegli elementi che vanno ovviamente a creare l'idea della magia malefica delle streghe. È un modello, ovviamente, gli inquisitori conoscevano molto bene la letteratura classica e che ricorre naturalmente anche nei più classici testi dell'Inquisizione. E questo è un modello praticamente indistruttibile, che in qualche modo riemerge con la figura della strega riemerge nel Canone Episcopi, che è un'opera medievale, ma lì si metteva in dubbio in qualche modo, no? Queste fanno un viaggio, si vedono tutte insieme, vanno al sabba, ma il sabba è un'illusione, fino ad arrivare alla fine del 400, dove abbiamo letteralmente una sorta di iato con la pubblicazione
Malleus Maleficarum. Per entrare più nel dettaglio, la stregoneria come si presenta? La stregoneria si ripresenta nel XIV secolo, nel 1300, in un momento ovviamente di crisi, di scoppio di pestilenze e così via. C'è sempre questa idea, questa modalità del locus di controllo esterno, cioè mi capita una sfortuna, io devo nelle comunità un po' più rurali, devo trovare il responsabile di questa sfortuna ed eliminarla in qualche modo. E non prendermi la responsabilità, perché il carico sarebbe troppo grande. E quindi cosa succede? Nel 300 iniziano i primi processi alle streghe, dove però per essere condannati per stregoneria, un esempio su tutti è il processo alle streghe, a Sibilla e Pierina, le due streghe di Milano che adoravano questa figura, la signora del gioco. Sibilla e Pierina vengono acchiappate un paio di volte e vengono in realtà rimesse in libertà. Quindi ci voleva in qualche modo questa sorta di reiterazione del reato di stregoneria per essere messi a rogo, fino al 300-400. A un certo punto, per essere streghe, dovevi essere anche un'eretica. Questo ricorre anche nel processo di Fra Dolcino, per esempio. Margherita, la moglie di Dolcino, viene dichiarata strega, ma per essere bruciata viene dichiarata eretica. Eresia e stregoneria vanno insieme fino a un certo punto, fino a che alla fine del 1400, con la Summis Desiderantes Affectibus, il Papa di allora di fatto dà l'avvio alla caccia alle streghe. Abbiamo una prima ondata di stregoneria, è una prima ondata, come si dice, dove ovviamente si crea un modello, che è il modello del Sabba, se vogliamo, che fino ad allora non era mai stato così codificato, presente e dettagliato come dopo la pubblicazione del Malleus Maleficarum, che è dopo la Bibbia un successo editoriale immenso, una delle seconde pubblicazioni più date alla stampa nel Cinquecento. È molto interessante perché da quel momento l'interrogatorio che viene fatto alle streghe dagli inquisitori, che ha una forma, perché esiste una sorta di struttura processuale, diventa però ovviamente fisso, no? La condannata viene fatta confessare in qualche modo. Vediamo che questo sistema di creare una confessione ad hoc, e quindi la condannata non è più libera di parlare liberamente, ma deve dire quello che gli suggerisce l'inquisitore, e di fatto affermare un sì o no si afferma completamente nel 600. Per questo che sono molto interessanti i processi del 300 e dei primi del 400, perché abbiamo ancora degli elementi di originalità. Su alcuni di questi processi diciamo, si concentra anche Carlo Ginzburg, è famosissimo il processo dei Benandanti, dove sono due stregoni a finire nelle maglie dell'Inquisizione. Siamo nel Friuli, non si è ancora diffuso il modello Malleus, e quindi questi due parlano a ruota libera. E ovviamente raccontano qualcosa che è inconcepibile nell'idea prima del sacerdote che li interroga e poi del frate inquisitore. Dopo, attorno al 500, alla metà del 500, abbiamo una sorta di pausa, chiamiamola pausa rinascimentale, con la fine del 500 e il 600, e i processi alle streghe ricominciano, la caccia alle streghe ricomincia, ma siamo nell'età moderna. L'Inquisizione, la caccia alle streghe è un fenomeno che inaugura l'età moderna. Questo può avere moltissime interpretazioni, non ci perderemo ovviamente questa sera, ma quello che è molto interessante è ovviamente l'idea che la strega in qualche modo è il diverso, se vogliamo, che rispecchia in sé tutte le forze del male, se vogliamo, tutte le forze, se vogliamo, anche della sovversione dell'ordine, okay? Quindi la strega in questo senso è
più raramente lo stregone, perché in Occidente è più difficile trovare processi agli uomini. Le donne per un motivo o per l'altro sono in qualche modo considerate l'incarnazione, se volete, del peccato, e quindi di fatto sono quelle che portano al peccato spesso nella fantasia dell'inquisitore, portano al peccato l'uomo. E cos'è che cambia rispetto a quest'idea della strega malefica, diversa, che sovverte l'ordine divino e così via? Nell'età contemporanea, naturalmente, arriva a un certo punto il '68, gli anni '70. Questa è la Fino a quel momento lì la strega è ancora vista come una figura, se non negativa, quantomeno nell'Ottocento, molto, molto nelle leggende ritorna in qualche modo dalla strega fisica che viene bruciata sul rogo, ritorna ad essere una figura in qualche modo leggendaria. È una figura, leggendaria, troviamo le streghe che diventano un po' fate nelle favole dell'Ossola, ma anche in altre, località, che spostano i bambini, li prendono, poi li riportano, puniscono un po' i furbastri, i ricchi, eccetera. Ma è solo negli anni '60 e solo dopo l'avvento della Wicca, solo con la diffusione dell'opera, soprattutto nel mondo anglosassone, dell'opera di Leland e poi dell'opera della Murray e poi dell'opera di un italiano che è ancora molto, molto famosa, Carlo Ginzburg, che la dimensione della stregoneria si cambia completamente lettura. Da una lettura del diverso, che è considerato sempre fonte del male, si passa prima a una lettura psicologica, queste erano le matte, delle isteriche, un po' freudiane, fino ad arrivare ovviamente a una lettura più antropologica. Antropologica con la Murray, che però era più una dilettante, se vogliamo, era un'egittologa molto brava, ma una dilettante dell'antropologia, ma il pregio in qualche modo della sua opera è quello di andare dentro la questione dei processi e dire: ma no, non era solo invenzione, non erano solo persone a cui veniva di fatto fatta dire una verità, che era quella del modello dell'inquisitore, della fantasia dell'inquisitore, dietro c'è qualcos'altro. E Il culto delle streghe nell'Europa occidentale di Margaret Murray è un'opera che di fatto divide in qualche modo l'idea della strega sempre e comunque malvagia con un'idea di strega che diventa una figura, come possiamo dire, proponibile, e addirittura con Leland un po' prima della Murray diventa una figura rivoluzionaria. Certo che le streghe si oppongono all'ordine costituito, perché era una forma di rivolta popolare contadina, questo lo dice anche Parinetto in un bellissimo libro, Streghe e Potere, era una sorta di rivolta popolare contadina dal basso contro che cosa? Contro il vecchio ordine costituito feudali, padroni, preti, i signori e così via, e avverso a questa sorta di avvio dell'età moderna, di spoliazione della manodopera dalle campagne, che deve andare in qualche modo nelle città, e se non si piega alle esigenze della modernità, chi resta può essere accusato di stregoneria. È in questo modo che inizia l'età moderna. Streghe dentro l'Europa in qualche modo, come una sorta di culto, se volete, rivoluzione popolare, ma streghe anche fuori. Il modello oggi si parla tanto del colonialismo di ritorno, vediamo quello che succede in America, ma il modello, quando inizia il colonialismo, il modello siamo noi che andiamo ovviamente a rompere, diciamo, i coglioni dappertutto, noi nel senso di europei, nelle Americhe, in Cina, in India, in tutta la parte del Medio Oriente e così via, ma il nemico è anche fuori. La strega non è solo in casa, ma siamo
ci sono vari testi spagnoli al tempo di Isabella di Castiglia, siamo alla fine del 400, in cui l'Europa è circondata da imperi pagani, pensate agli Inca piuttosto che agli imperi dell'area mesoamericana. Questi sono di fatto sono considerati degli eretici barra streghe barra stregoni, okay? E i primi missionari che vanno là applicheranno l'idea un po' del malleus in qualche modo, facendo di fatto la strage di civiltà di cui l'Occidente in qualche modo è colpevole, sterminando non solo le grandi civiltà del Centro America e del Sud America, ma a un certo punto poi anche i gruppi tribali dei nativi nordamericani. E streghe, ovviamente la strega è il nemico interno, popolare, rivoltosa, eccetera, ma c'è anche un nemico esterno. È così, e ovviamente la strega è il rappresentante di tutto ciò che è diverso, non conforme, magico se vogliamo, perché ovviamente la magia negativa è quella che fa paura, e che vabbè, nell'idea a volte anche popolare, spesso un po' pompata dai preti, che sono quelli che conservano l'ordine costituito, ovviamente la strega fa sempre dei malefici, prende l'ostia in chiesa e vuole distruggere ovviamente la religione, e quindi naturalmente c'è la visione: se vuole distruggere l'ordine costituito deve essere per forza una serva di Satana. Le equazioni sono molto molto semplici. Questo elemento della strega, che con le sue maledizioni vuole in qualche modo punire i padroni, punire l'oppressore di turno, è qualcosa che ricorre totalmente in Aradia al Vangelo delle streghe, diciamo l'opera di Leland che arriva da queste altre due streghe, una Maddalena e Marietta sono le più famose, dove ricompare naturalmente questa idea, ma in modo rivoluzionario, di maledire l'oppressore. In Aradia c'è proprio la maledizione di fare morti i signori, cito, fare morti i signori nei loro palazzi. E c'è una sorta di ricontestualizzazione della stregoneria storica che è un fenomeno a cui si possono dare tantissime letture naturalmente. Io ne ho data una, ma ce ne sono molteplici. In questa ricontestualizzazione della stregoneria storica che fa Leland in maniera anche a volte un po' naïve nel descrivere quest'Italia bucolica, la natura come madre, quindi streghe e culto naturale come qualcosa di positivo, che è contro naturalmente la civiltà e questa sorta di progresso senza etica. La strega cambia completamente la sua, come si dice, la sua maschera, il volto che aveva avuto fino a quel momento, diventando ovviamente una figura positiva. Tanto che nel 68 il femminismo riprendeva la figura della strega, e tremate le streghe son tornate. Tutte le questioni legate al possesso del corpo, l'utero è mio, lo gestisco io, in fondo sono già state affrontate dalla strega e dalla stregoneria. Le streghe praticavano, non erano solo le guaritrici che facevano le levatrici, che spesso accusate di stregoneria, che facevano nascere i bambini, ma era anche chi praticava gli aborti. In questo in qualche modo, la Chiesa, il potere dell'epoca, aveva qualche ragione, no? Perché? Perché diceva: chi sa far nascere sa far anche morire. E su questo è molto probabile che la strega avesse, che la levatrice fosse anche strega. Ed è molto interessante perché
nella Wicca questo elemento in qualche modo, la distinzione tra magia bianca e magia nera viene meno, non c'è questa etica. Quando quando noi proponiamo l'idea di magia, di incantesimi, abbiam visto, il controincantesimo nell'epoca di Orazio, l'incantesimo delle streghe malefiche, ci sono gli incantesimi di Arabia, gli incantesimi, a livello di tradizione. Nella nostra idea un po' più contemporanea, l'incantesimo in qualche modo è un mettere insieme dei simboli che agiscono sulla nostra coscienza per cambiare innanzitutto la nostra realtà interiore se volete, ma se vogliamo non c'è una scissione così netta tra realtà interiore e realtà esteriore, è un po' un'illusione, no, quindi, quando io opero la magia, opero un cambiamento della realtà. Tutta la realtà in qualche modo è una percezione soggettiva e quindi interiore. Esiste un fuori e un dentro. Oggi questa cosa viene messa un po' più in discussione. Ma nel modello dell'idea di fare incantesimi, anche noi abbiamo l'idea del cambiare naturalmente la realtà. Certo, quando usiamo dei simboli come gli strumenti magici, la bacchetta, la scopa, eccetera, non ci aspettiamo di volare, di trasformare una persona in un rospo, ma di lavorare letteralmente col simbolo e col potere intrinseco del simbolo. E nel fare queste combinazioni di simboli esteriori che richiamano dei modelli interiori, è questa combinazione che a cambiare la realtà. Questa combinazione spesso associata, quasi sempre associata, a un uso che definirei molto particolare, e anche nella stregoneria, anche se, oggi forse è più tipico della, magia cerimoniale, che è l'uso della parola. Ricordiamoci che uno dei modelli di strega originaria è proprio Circe, no, e Circe è un'incantatrice. Quindi lei usa sia dei veleni, la bacchetta e la voce, è proprio nell'Odissea, no, e quindi, incanto, no, è proprio l'utilizzo della voce. Quale utilizzo della voce? Ovviamente una voce ritmica, e poi per questo motivo un incantesimo ha un ritmo molto particolare che si associa a dei gesti che vanno a lavorare su dei simboli che si rispecchiano nel nostro, mondo interiore. Ovviamente le streghe dell'800 piuttosto che del 600, piuttosto che dell'antichità, non avevano quest'idea più ampia e, in qualche modo neanche più ampia, più contemporanea vogliamo. Non so se sia giusta questa o fosse giusta la loro, ma le streghe credevano al potere intrinseco di ciò che usavano e al potere intrinseco della parola, e in qualche modo anche Leland era un ateo, agnostico, che aveva proprio questa idea in qualche modo, come posso dirvi, di utilizzo dei poteri psichici. E proprio la stregoneria in Leland diventa, anche il togliere il malocchio, eccetera, diventa anche utilizzo di un potere, che è il potere della mente. Leland è più legato alla psicologia, quasi a un inizio di parapsicologia. Quindi tutti i simboli utilizzati, tutti i mezzi utilizzati dalle streghe vanno a evocare un potere. Per le streghe questo potere ha un significato soprannaturale. Leland eliminava l'elemento soprannaturale per dire: "Beh, ma ci sono una marea di cose che non conosciamo della mente umana", ci sono ancora adesso tra l'altro. Tutto questo serve per entrare in quegli stati alterati di coscienza, ma non voglio utilizzare la parola sciamanesimo perché è troppo abusata, ma in stati differenti di coscienza che sono proprio quelli che ci permettono di vedere la realtà in un altro modo e
utilizzando a volte nell'antichità, ma anche nel recente passato, delle sostanze psicotrope e che ci permettono di cambiare quella realtà. La differenza con da questa stregoneria alla stregoneria contemporanea, che almeno per quanto riguarda la Wicca e altre forme di stregoneria come il reclaiming, noi riteniamo la stregoneria una forma di religione. Di religione che è a contatto col lavoro con gli dei, il lavoro con gli spiriti, dove la strega è vista come e la strega storica è vista come l'ultima sacerdotessa di un culto pagano. Oggi sappiamo che questo non è davvero così, ci sono ogni processo alle streghe, ogni luogo dove è avvenuto un processo alle streghe fa una storia a sé. Ginsburg parla addirittura di microstoria in questo contesto. Ma quello che è molto, di nuovo molto interessante è proprio che, come possiamo dire, che in questa microstoria ogni pezzettino di queste piccole storie è diventata una sorta di ispirazione per la stregoneria contemporanea. Certo, l'idea della strega come ultima sacerdotessa di un culto pagano è l'idea principale, l'idea ripresa da Gardner, ripresa da Margaret Murray in qualche modo, riproposta in modo molto più storico da Ginsburg, ma anche le altre idee, l'idea che la magia in qualche modo è rivoluzione, che la stregoneria è una rivoluzione popolare, ma è anche una rivoluzione dell'anima, che la strega è l'incarnazione del diverso, ma anche del potere femminile che è riconosciuto come una minacciosa alterità in una società patriarcale. Sono tutte suggestioni e letture che fanno parte, sono state riprese dalla stregoneria contemporanea e sono assolutamente presenti. Quando però la stregoneria e qui qui arriva il tasto dolente, quando la stregoneria contemporanea però si discosta da questi modelli, cioè non è più rivoluzione, ma diventa commercializzazione di qualcosa, non che una volta non ci fosse un il commercio degli incantesimi c'è sempre stato. Canidia sta facendo un incantesimo perché uno gli ha fatto un torto, ma in realtà insomma si arrangiava anche lei facendo incantesimi per altri, ma persino, la Sibilla Cumana in qualche modo, gli veniva offerto qualcosa. Ma per commercializzazione ovviamente intendo il piallamento della stregoneria a quell'idea molto fluffy, e noi l'abbiamo ripetuto spesso nel corso del tempo, quell'idea molto fluffy, cotonata della strega buona, bianca, sono un agente dell'amore e del bene. Okay, assolutamente, che è un'idea un po' molto tipica della New Age, che si è non di tutta la New Age, ma che si è piallata, no, su questa su questo nuovo ordine in qualche modo di cose e anche su questo su di rimescolandosi alle nuove forme di capitalismo. E qui uso una parola molto economica, no, dove l'incantesimo non viene semplicemente venduto, diventa un prodotto di marketing. E quello che differenzia in qualche modo la stregoneria contemporanea è la vera, no, anche oddio, ho usato il termine vera, la stregoneria contemporanea etica in qualche modo. Beh, la parola vero non mi piace usarla perché ne abbiamo già parlato l'altra volta, quando si sente il bisogno di offrire la propria stregoneria come vera, si fa sempre in qualche modo un torto a quello che è, quelle che sono le sfaccettature immense della stregoneria contemporanea e della stregoneria storica, ma una stregoneria in qualche modo etica, fedele a se stessa, se vogliamo,
è quella che combatte contro l'idea di impero, di capitale, di anche di globalizzazione indiscriminata, che difende sempre in qualche modo l'oppresso contro l'oppressore. E questo è il cardine di un po' di tutta la stregoneria storica, che è una storia di oppressi che cercano in qualche modo un riscatto. È la storia anche del Vangelo delle streghe, anche dello studio di Leland, uno studio in un momento in cui l'Italia era piena di gente poverissima, piena di oppressi che cercavano fortuna altrove, migrando tra l'altro, a proposito di migrazioni. Maddalena e Marietta, Maddalena soprattutto, stava cercando di migrare negli Stati Uniti e era una migrante. E oggi fa molto specie vedere alcune streghe o pseudostreghe sui social abbandonare quest'elemento assolutamente rivoluzionario che è tipico della stregoneria e tipico del Vangelo delle streghe, che è quello del colpire i potenti, no, anche magicamente. Se volete usare una parola più affine, anche energeticamente, no, fare muro, no, e in questo senso non esiste una stregoneria bianca e una stregoneria, una magia bianca e una magia nera. Non esiste una stregoneria, una strega bianca e una strega nera, una strega buona e una strega cattiva. Esiste sempre e comunque la strega che lotta, no, e lotta per cambiare il mondo. E questa idea di lotta è in qualche modo qualcosa che ricorre, a volte sotto traccia, a volte in modo più palese, in tutta la storia della stregoneria, e anche la storia della stregoneria contemporanea. È una lotta contro il mondo ordinario, è una lotta per la propria identità, è una lotta per essere se stessi, è la lotta dei diversi, perché la strega e gli stregoni erano i diversi per antonomasia, che praticavano per difesa e attacco un'arte con cui cercavano di farsi temere, a volte senza grande successo, perché sul rogo ne sono finiti decine di migliaia e altrettanto è accaduto per i popoli delle Americhe, ma è l'elemento dell'opposizione dello straordinario al potere ordinario. Potere ordinario che spesso lo sappiamo è cieco, non guarda chi sta opprimendo. Ne abbiamo esempi adesso purtroppo quasi tutti i giorni. Non è cieco alle esigenze di chi ha davvero bisogno, di chi non arriva alla fine della giornata, di chi deve preoccuparsi veramente di portare qualcosa in tavola. E questa la povertà che è legata alla stregoneria storica è qualcosa che si ripresenta nella persecuzione odierna della diversità e di tutte le diversità. Ecco, la strega storicamente, che sia la strega in qualche modo, pensate a queste figure, Canidia, Circe, eccetera, in una rilettura contemporanea Circe si oppone in qualche modo al dominio del patriarcato, naturalmente, no? Perché le donne che avevano troppi uomini erano considerate, ovvio, delle prostitute, invece l'uomo che si poteva trombare tutte quelle che voleva era considerato un grande, potente macho, amatore, eccetera. Questo per dire Circe, a Medea va un po' meglio, però è di nuovo l'immigrata, in questo caso, che si sposa un re e che ovviamente poi ritornerà nella sua patria, la Colchide, che viene citata anche nell'Epode di Orazio, patria di veleni. La strega ha sempre a che fare, no, con l'elemento anche dell'avvelenare, ovviamente.
no, perché è una la conoscenza dei veleni, non solo delle erbe medicamentose, ma dei veleni. L'elemento dell'avvelenare è un elemento tipico, in qualche modo, di nuovo, della stregoneria e dell'uso di determinate erbe. Bene, io ho parlato per 45 minuti, vi suggerisco, se avete delle domande, so che non è un argomento facile, ma vi suggerisco, se volete farle, scrivetemele. Ovviamente risponderò anche chi guarda la puntata, i tanti che guardano la puntata in differita, chiedetemi tranquillamente sotto alla puntata, io magari non sarò così dettagliato nel rispondere, ma prima o poi rispondo in qualche modo, non sempre velocissimamente, ma prima o poi vi vedo, prima o poi vi rispondo. E quindi se volete fare delle domande chiedetemi pure. Un'altra cosa che mi premeva dire rispetto alla stregoneria storica è ovviamente il tema del femminile. Se noi andiamo nell'Europa dell'Est, questo tema è meno forte, perché non c'è una vera e propria caccia alle streghe, perché gli strigoi sono appunto probabilmente più uomini che donne, perché anche quel caso di stregoneria dei benandanti di fatto sono proprio uomini che partecipano a delle lotte rituali, probabilmente in un contesto rurale, forse di origine pagana, quello che descrive Ginsburg. Qua c'è una stregoneria molto, molto maschile, infatti benandanti, l'influenza è è slava naturalmente, ma ovviamente quando voi mettete in mano l'Inquisizione, in questo caso, a delle persone che hanno fatto un voto di castità, questo pensate ai domenicani, ai francescani, che si fanno in qualche modo, sono da cui arrivano i principali inquisitori, potete immaginare che cosa succede, no? E potete immaginare che quando leggete i vari processi dell'Inquisizione, a ognuno di questi personaggi bastava uno sguardo per dire: ecco, la strega ha tentato di sedurmi con le sue magie, le sue malie, e così via, è una strega, la posso punire, torturare in una sorta di loop dell'horror. Okay? Molti di questi processi per noi sono qualcosa di inconcepibile. Dobbiamo, entro certi limiti, però pensare che nel 400, 500, 600 le punizioni per i reati comuni erano altrettanto forti, quindi la pena di morte si comminava tranquillamente. Quello che è interessante vedere, per esempio, in una località come Milano, è come cambia la percezione del reato di stregoneria, e cambia proprio rispetto ai luoghi dove vengono bruciate le streghe. Per esempio, classico luogo dei roghi è Piazza dei Mercanti, che è subito davanti al Duomo, chiusa da un porticato, e lì viene fatto uno dei primi roghi di streghe, Sibilla e Pierina. Gli eretici, da quando viene costruito il tribunale dell'Inquisizione in Sant'Eustorgio, venivano bruciati in Sant'Eustorgio quando, e fintanto che le streghe a un certo punto sono accusate di stregoneria ma anche di eresia, c'è di fatto alcuni roghi vengono fatti in piazza Sant'Eustorgio. Ma quando la stregoneria diventa di fatto un reato comune e quindi le condanne fioccano, il luogo dove vengono effettuati invece i roghi è Piazza Vetra, che è dove venivano, che ne so, ai ladri venivano tagliate le mani, o agli assassini venivano impiccati e così via. Vi ricordo anche che
c'è una stratificazione rispetto al dominio e al potere, e questa stratificazione è quella che c'è tra i tribunali popolari, e che non sono la stessa cosa del tribunale dell'Inquisizione. Il tribunale dell'Inquisizione è una sorta di organo di controllo, è una sorta di FBI, se volete, organo di controllo del potere pontificio all'interno dei vari ducati, marchesati, regni e così via, cattolici. E quindi l'inquisitore non risponde al signore locale, ma risponde direttamente al Papa. Okay? Quindi quando si va contro l'inquisitore si deve andare davanti al Papa, non c'è nessun altro livello. E succede varie volte nella storia che gli inquisitori vengano a loro volta accusati. Quando le streghe potevano permettersi un avvocato molto bravo, di solito si riusciva, di solito sì, l'avvocato finiva per accusare l'inquisitore di essere a sua volta un praticante della magia nera e così via. Ma mentre il tribunale dell'Inquisizione paradossalmente trasforma il processo in qualcosa di codificato, dove l'onere della prova spetta a chi accusa, nel tribunale popolare l'onere della prova di scagionarsi spetta all'accusato. Quindi se la strega o lo stregone finivano nelle mani del tribunale popolare, cioè quello governato diciamo dall'autorità locale, era condanna praticamente certa. E quindi paradossalmente nei paesi di area cattolica, in qualche modo i processi erano più lunghi e più articolati. Quando si scatena la vera e propria witch craze, quella così è chiamata nei paesi anglosassoni, che è la follia stregonesca, in qualche modo è qualcosa di più tipicamente classico dei paesi tedeschi e anglosassoni, e naturalmente poi che si riflettono nei pochissimi processi che sono avvenuti, il più famoso è quello di Salem, che sono avvenuti negli Stati Uniti. E quindi ovviamente c'è una differenza sia tra la cultura cattolica e quella protestante, ma c'è anche una differenza di modalità all'interno della cultura protestante, dove ovviamente ci sono prevalentemente tribunali popolari e dove prevalentemente la condanna era molto più certa. Domanda. Allora, in realtà non c'è un uso, parlare di come venivan bucate per testare il dolore, ma anche se avevano macchie sul corpo. Allora, la macchia sul corpo classicamente è il segno del diavolo, no, quindi era già qualcosa di particolarmente articolato. Non c'è nei primi processi di stregoneria, ma si forma in qualche modo tra il 400 e il 600, ed è il segno ed è c'è già l'idea del sabba, quindi l'idea che le streghe sono un culto in qualche modo di persone che si ritrovano per adorare il diavolo, e quindi sono un'organizzazione, e quindi sono molto da temere, perché c'è un'intera organizzazione di persone malvagie che vogliono distruggere il regno, l'impero, l'ordine costituito, dentro l'Europa e fuori dall'Europa. E a questo fine la partecipazione a un sabba implica che il diavolo fa un segno sul corpo della strega. Questo segno poteva essere a volte una voglia, poteva essere una segno a forma di graffio, eccetera. Diventava una scusa, perché la stregoneria è in qualche modo sempre condanna del corpo, diventava in qualche modo una scusa per ispezionare il corpo della donna alla ricerca di questo segno, okay, quindi nelle parti intime, eccetera, eccetera. L'altro elemento ovviamente è l'insensibilità al dolore. Qui però, i processi e gli esempi divergono, nel senso che si deve trovare,
bucate varie volte, c'è la strega divergono in che modo? A volte la strega è insensibile al dolore, okay, dovunque la pungete. Tant'è che questa è una cosa che capita, per esempio, a Charcot, questo psichiatra francese, e viene ripresa da Freud, l'insensibilità delle isteriche al dolore. Ed è una sorta di rilettura del XIX secolo della stregoneria. Ecco, le streghe erano insensibili al dolore perché la maggior parte di loro erano delle isteriche, che avevan delle visioni, eccetera. Oggi sappiamo però che l'isteria è un'invenzione in qualche modo di Charcot, ci sono vari testi su non esiste più nei manuali l'isteria come veniva letta nel XIX secolo, non esiste più nei manuali di psichiatria, e era anche qui un modo in qualche modo per esporre in modo sensazionalistico il corpo della donna e mostrare questa idea di insensibilità. E Charcot punzecchiava le sue pazienti in pubblico, quindi pensate come ricorrono alcune cose. Altre volte era trovare un punto di insensibilità al dolore e non vi so dire, no, nei processi non risalta chiaramente, e quindi non vi so dire effettivamente se questo punto fosse, quando veniva trovato questo punto, se questo punto veniva trovato perché la poverina ormai, dopo talmente tante torture, era magari svenuta, oppure non aveva neanche più la forza di lamentarsi. Sappiamo che la perdita dei sensi era frequentissima e quindi niente di più strano. Qui ci dovremmo poi niente di più comune, scusate. Qui ci dovremmo inoltrare, ma non ho voglia di, non è mio interesse farlo, su quelli che erano i sistemi di tortura, non solo medievali, ma anche e soprattutto del Rinascimento e anche insomma, del Seicento, perché nell'età moderna si inventano tutta una serie, noi pensiamo che il Medioevo, eccetera, nell'età moderna si inventano tutta una serie di nuovi sistemi di tortura, no? Macchina che scopri, tortura che ritrovi. E quindi questo non voglio dire che il Medioevo fosse meno efferato dell'età moderna, ma quando si parla di stregoneria e di tortura delle streghe, siamo assolutamente prevalentemente nel Cinquecento e soprattutto nel Seicento. E quindi quest'idea della strega che viene nel medievale è in realtà abbastanza strana. Il Medioevo accettava molto più la mentalità magica del Rinascimento e dell'età moderna, dove la magia è allo stesso tempo praticata, viene divisa in magia naturale e magia daimonica, ma viene anche utilizzata per condannare delle persone con le varie accuse di avere a che fare con degli spiriti. E tutti gli spiriti per la Chiesa sono in qualche modo diabolici. E naturalmente non so se c'era questa consapevolezza rivoluzionaria nella strega del Seicento, naturalmente. La maggior parte, di fatto, finivano nelle maglie dell'Inquisizione perché il vicino le aveva denunciate. Niente di più, niente di meno di quello che si è visto nelle guerre, di quello che si è visto nelle situazioni di crisi, no, perché al vicino serve il terreno, caso di rifreddo, e allora io denuncio la malcapitata perché mi servono i suoi terreni per fare pascolare il bestiame. Uno degli ultimi casi di stregoneria è stato per esempio, ma rispecchia in qualche modo i casi di stregoneria precedenti. Siamo nel 800, Varallo Sesia, la stregatina, era un'ostetrica, gli è andata male, durante uno dei parti è morto il bambino, è morta la madre. E ovviamente cosa succede? Il padre, di fatto, l'accusa
no, di aver provocato la morte dell'infante e della madre, si chiama Varallosesia, l'aspettano prima, questa era vedova, naturalmente è un'altra delle caratteristiche, la donna debole e possibilmente emarginata, senza un uomo a difenderla. Infatti, se non era vedova e aveva una figlia, finivano di solito tutte e 2 condannate sul rogo. La cosa molto tragica è che questo raccoglie un gruppo di uomini, la uccidono di fatto a bastonate prima che ritorni a casa. Oggi c'è una targa a Varallosesia con scritto in memoria della Striagatina, custode della sapienza montana. Ed è nel ricordare questa che è una delle tante vittime, delle ultime vittime. Vi ricordo che questi vanno a processo al Tribunale di Novara, il Tribunale di Novara scagiona tutti perché questa era una strega e quindi non condanna nemmeno il marito e i suoi, diciamo, sicari. E nel ricordare questo non mi resta in realtà che salutarvi e nel ricordare questa che in Italia la Stregatina è una delle ultime martiri, non è stata condannata, ma è stata uccisa per stregoneria. Nel ricordare quest'ultimo evento, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata, dove ci inoltreremo ancora un po' sul tema della stregoneria e sul rapporto, in questo caso con la magia e col fare magia. Vi ringrazio e un abbraccio a tutti.